Idee dimenticate? Prompt persi. Cervello digitale in tilt. Se ti rivedi in questo casino, ti serve una seconda brain up. In questo video ne costruiamo una da zero, in meno di 7 minuti senza scrivere codice. Notebook LM pensa, Antigravity disegna, Supabase memorizza. E tu ti ritrovi con un cervello digitale ordinato, cercabile e sempre a portata di click. Guarda come funziona e poi la costruiamo insieme passo passo. Dai, iniziamo. Allora, qui siamo su Notebook LM, faccio crea nuovo progetto. Questa sarà la nostra base cognitiva per quanto riguarda tutta la parte del database, quindi il nostro cervello. Vado su Supabase e che cosa faccio? Clicco su JavaScript, quindi gli passo tutta la documentazione che serve per creare tabelle, relazioni, qualsiasi cosa legata al DB. Quindi lo incollo e faccio invia. Vedete sulla sinistra l'ha caricata come fonte. Gli do un nome, app prompts, e gli faccio una domanda. Scrivimi una query per una tabella che si chiama prompt con 3 colonne, tanto per vedere se funziona. Ed ecco che qui che me l'ha creata, vedete, anche con un po' di documentazione. A questo punto che faccio? Vado su share e qui posso rendere disponibile al pubblico, vedete, ognuno che ha il link può connettersi a questa, diciamo, base dati. Lo prendo e poi lo incollerò in Antigravity. Bene, adesso siamo in Antigravity e facciamo il giro che già avete visto negli altri miei video. Apriamo una cartella che ho già creato, quindi un nuovo workspace dove andrà il codice. Adesso dobbiamo integrare un MCP server. Rimanete fino alla fine dove vi farò vedere come sono configurati. Qui gli sto dicendo, per tutta la parte relativa al database utilizza Notebook LM. Vedete, lui l'ha configurato e adesso gli passiamo la string che abbiamo copiato prima, dicendo usa questo notebook come fonte per la parte DB, glielo rispecifichiamo e in questo caso lui che cosa fa? Si connette, ovviamente gli ho detto prima mi deve autenticare, quindi che cosa fate? Voi utilizzate il vostro account Google o quello che avete utilizzato sul notebook ed ecco qui che appare la fonte. Ok, a questo punto gli passiamo il prompt per creare l'interfaccia grafica, quindi gli dico farla tipo Notion, molto semplice, categorizzata e la possibilità di inserire tags, titolo e contenuto. Ed ecco qui la prima versione, vedete lui sulla sinistra mi ha messo la libreria delle categorie, possiamo scorrerlo e a questo punto proviamo a fare un inserimento, quindi questo anche gli ho detto nel prompt, quindi metto il titolo, faccio una prova, metto un contenuto appunto di prova, la categorizzo e faccio salva. Ed ecco qui che me l'ha inserito, vedete? Video Notebook LM. Però se faccio refresh che succede? Ecco il problema, vedete che è sparito perché non c'è memoria e adesso gliela diamo. Per la nostra memoria abbiamo bisogno di un database, quindi che cosa gli diciamo? Gli do il prompt, gli dico creami una tabella con 3 colonne e dammi il codice. Ed ecco qui, vedete che lui sta leggendo la documentazione che gli ho passato con Notebook. Ed ecco che ci tira fuori l'SQL che passeremo al database. Adesso andiamo su Supabase, questo è molto semplice, non vi spaventate, vi loggate, questa è la region dove creerà il database, facciamo new project, qui date le vostre, scegliete un nome, mettete db password e crea un nuovo progetto. Vado su SQL editor e che cosa faccio? Incollo il codice che lui mi ha creato su Antigravity, faccio run qui sulla destra. Ed ecco che mi dice ok, tutto a posto e quindi mi ha creato il DB. Quindi a questo punto che faccio? Vado su Project Settings perché devo prendere le informazioni per connettere il mio database all'applicazione che creerà Antigravity. Quindi copio questa chiave e questa qua, la non public, anche le copio e le salvate. Eccoci di nuovo in Antigravity e a questo punto incolliamo il prompt per creare la logica applicativa della nostra applicazione. Gli do tutte le informazioni e gli dico guarda che la tabella già esiste, creami la struttura ed ecco qua che lui mi dice per connetterti devi mettere le API key che hai copiato da Supabase nel punto env. Quindi che facciamo? Qui siamo nell'editor, vado nel punto env e faccio quello che ci ha consigliato, quindi incollo le due API che ho preso da Supabase, le incollo. A questo punto vado su file o CTRL S, salvate, altrimenti non se ne accorge del cambiamento ed ecco l'app definitiva.
Vedete, la struttura è rimasta la stessa. Proviamo ad inserirne uno nuovo di prompt, quindi lo categorizzo e faccio salva. A questo punto rifacciamo la prova. Come prima faccio il refresh e vediamo che succede. E vedete, questa volta me l'ha memorizzato. Perché? Perché l'ha scritto nel database. Posso fare delle ricerche rapide. Ovviamente lui app me lo cerca sia nel testo che all'interno del prompt, perché non posso ricordare tante volte dove era la parola chiave che mi interessava. Posso modificare, in questo caso prendo questo prompt, lascio il contenuto invariato e nel titolo metto il 2, faccio aggiorna e lui va a modificarmi il mio database. Quindi adesso vedete che avete una bella app con tante informazioni che potete recuperare nel tempo. Torniamo all'editor di Antigravity e nella chat dove abbiamo passato i comandi clicchiamo sui tre puntini e poi MCP Servers. Come vi avevo preannunciato vi faccio vedere, questi sono tutti quelli di default, vedete abbiamo Notion, Firebase, mentre questo è quello che io gli ho caricato forzatamente. Vedete che qui avete la possibilità di disabilitare e abilitare praticamente determinati tipi di chiamate. Quindi questo è molto comodo, come avete visto, per avere una base di conoscenza molto strutturata. Questo è solo un metodo, non l'unico. Se state lavorando su un'app con database e vi va di approfondire, scrivetemelo nei commenti. Ciao!